tutti, sono Rui. Anzi, stasera, come vi avevo promesso, facciamo i wonton. In cinese vengono chiamati huntun. In realtà i huntun in cinese hanno tantissimi nomi. Praticamente in ogni zona ha un nome differente. Ad esempio a Hong Kong vengono chiamati yuntun e poi hanno anche un altro nome, chaoshou. In Fujian vengono chiamati bianshi. E possono essere di diverse forme, di diversa grandezza, sono molto variabili. È un cibo molto simile ai ravioli, ma a differenza di ravioli, questi hanno l'impasto ancora più leggero e tante volte meno ripieno rispetto ai ravioli. Infatti quando mangiate dei wonton è come se fosse mangiare la pasta pappardella insieme al ripieno. Ora andiamo a vedere in dettaglio come viene fatto il wonton. Iniziamo intanto dall'impasto. L'impasto è semplicissimo, farina e acqua. Stasera, siccome lo faccio di sera, quindi sono un po' pigra, userò l'impastatrice, ma voi potete usare tranquillamente le mani. L'acqua per questo impasto non è tantissimo, è circa metà rispetto alla farina che mettiamo, che l'impasto dei wonton devono essere un po' più duri, non troppo malleabile. Adesso l'impasto è già quasi pronto, intanto lasciamo qua a riposare per una ventina di minuti, nel frattempo noi andiamo a fare intanto il ripieno. Per il ripieno di wonton è abbastanza semplice, io oggi uso solo la carne macinato, ma in caso potete mettere anche delle verdure. Andiamo ad aggiungere un cucchiaio di salsa di soia, cipollotto tritato, un po' di sale, un po' di pepe bianco, olio di sesamo. Poi la cosa più importante, in realtà, lo zenzero tritato. Per chi piace lo zenzero potete aggiungerlo anche direttamente, ma a mia figlia che non riesce a sopportare il gusto dello zenzero, versiamo solo un po' di acqua e continuiamo a versare nella nostra carne solo l'acqua e il liquido che otteniamo dallo zenzero tritato. Quindi intanto andiamo a mescolare tutto questo e pian piano andiamo a versare del liquido di zenzero. Per semplificare questo passaggio io verso di nuovo nell'impastatrice, così mi aiuta a velocizzare il processo. Per chi come me spesso fate l'impasto a casa e state pensando di comprare un'impastatrice, vi posso suggerire di approfittare questo Amazon Prime Day. Avremo una collaborazione con questo marchio House Weird. Tutti i miei fans con il mio codice personale potete avere lo sconto di €1 più un kit per l'estrattore frullatore della frutta in gratuità. Questo vi verrà spedito dopo il 28 luglio, essendo un regalo gratuito. Mi raccomando, compilate tutti i vostri dati, indirizzo, telefono correttamente per poterlo ricevere alla casa senza problemi. Per tutti i dettagli potete cliccare qua sulla descrizione del video per capire come partecipare e anche il codice coupon mio. Potete accedere anche tramite il mio link di Amazon qua. Dovete assicurare che la carne sia davvero macinato bene, praticamente deve diventare tutto appiccicoso. Solo così, quando sarà all'interno dei vostri wonton, sarà un ripieno unico, uniformato, radunato insieme. Vedete? Deve avere questa consistenza. Con le bacchette praticamente dovete stare lì a battere circa 15 minuti per ottenere questo effetto. Ok, ora andiamo a impastare. Ora riprendiamo l'impasto riposato, basta solo che lo radunate così, fatelo diventare un impasto rotondo e liscio. E adesso la cosa importante è che dovete mettere, anziché la farina normale, cercate di usare amido di mais oppure amido di patate. Questo tipo di farina rende l'impasto molto secco, quindi non si appiccica tra di loro. Adesso andiamo a schiacciare questo impasto.
Schiacciando cercate di stenderlo. Se voi avete a casa quella macchina per fare le sfoglie di lasagna, potete usare tranquillamente quello, perché le sfoglie per fare i wonton devono essere rettangolari. Quindi io ora in realtà sto cercando di stendere l'impasto per ottenere una sfoglia bella gigante, più grande, più sottile possibile. Vedete quanto è elastica la mia sfoglia? Anche se lo sto stendendo al massimo, non si rompe. Cioè, adesso è già sottilissimo. Il mio tagliere non è abbastanza grande per tenere questo impasto. Dopo che avete disteso il vostro impasto bello, fine, grande, ora non resta altro che tagliarlo in dei quadratini. Quindi andiamo intanto a piegarlo. Ancora. Usiamo intanto gli angoli che sono stati già fatti. Usiamo intanto un mattarello da dividere, diciamo, la foglia, l'impasto. E facciamo anche qua. Praticamente così abbiamo ottenuto delle sfoglie da fare i wonton, cioè magari queste parti non si usa, ma queste parti che sono un po' grandi si possono ancora usare. Comunque non preoccupatevi, per fare wonton non è che richiede proprio una forma super regolare, quindi si possono comunque ancora usare. Ecco, in questa maniera abbiamo ottenuto subito tantissime sfoglie per fare wonton. Ora andiamo a farli. Fare il wonton in realtà è una cosa più semplice al mondo. Basta prendere un pezzo di foglia e poi andare a mettere ripieno in mezzo. Di solito per fare il wonton non serve tantissimo ripieno perché si mangia anche la parte dell'impasto, quindi è come se fosse mangiare questa parte del pappardelle con del ripieno. Basta, così è già un wonton. Praticamente potete farlo in qualsiasi forma che volete. Poi sì, esistono dei wonton tipo quelli di Hong Kong, sono un po' diversi, ma di solito la maggior parte dei wonton sono proprio così. Schiacciatelo insieme, un sacchettino. Ecco, questo è già un wonton. Vi faccio vedere un'altra volta ancora. Mettiamo un po' di carne, ripieno, prendete le due parti, chiudete come se fosse un sacchettino. Basta, un wonton. Ecco qua ragazzi tutti i nostri wonton finiti. Siccome nel mio video della colazione cinese tantissime persone mi chiedono come fate a preparare la colazione con queste cose così complicate alla mattina, quindi io adesso non li vado a cucinare subito, io lo porto nel congelatore e poi preparo la colazione domani mattina e vi faccio vedere che ci vogliono solo 10 minuti per avere una zuppa di wonton per la colazione. Ciao a tutti, sono lui. Non guardate la mia faccia, sono svegliata da pochissimo e ieri sera ho dormito davvero male, ho ancora la faccia tutta gonfia. Vabbè, intanto andiamo a preparare la nostra colazione. Abbiamo bisogno intanto di acqua calda. E poi in base alla vostra esigenza buttate dentro quanti wonton volete. Io stamattina faccio 2 porzioni con 2 gusti differenti. Ogni porzione ne facciamo 6. Lasciamoli bollire per circa 6-7 minuti. Questo dipende ovviamente dalla grandezza dei vostri wonton. I miei sono assai grandi, quindi li faccio bollire un po' di più. Nel frattempo prepariamo le basi salse. In una ciotola che facciamo la base del brodo, quello più normale, più facile, andiamo a versare intanto un cucchiaio di salsa di soia, un po' di pepe bianco, sale a sufficienza, polvere di essenza di pollo, questo è facoltativo, se volete ne aggiungete poco, mezzo cucchiaio di olio di sesamo. A questo punto possiamo guarnire con un po' di cipollotto, coriandere se avete.
poi andiamo a prendere un po' di acqua calda da dove si sta bollendo i wonton. Avete visto quanto è facile? Un brodo è già pronto, aspettiamo solo il wonton. Nella seconda base invece facciamo una cosa un po' più forte, un gusto un po' più forte. Un cucchiaio di salsa piccante, ovviamente questo andate in base al vostro gradimento. Aggiungiamo un cucchiaio di aceto, io ho usato quello di balsamico di Modena. A me piace questo retrogusto un po' il dolciastro di questo aceto. Non serve più aggiungere olio perché nella salsa piccante è già presente dell'olio, sempre un po' di cipollotto, un po' di coriandolo. E qua basta aggiungere solo un mestolo di brodo, perché in questa salsa non andiamo a bere la zuppa, ma solo per farlo mescolare i nostri wonton con questa salsa agro piccante. Arrivato l'ora, raccogliamo i nostri wonton. Ecco qua, in realtà la mattina sono passati solo 10 minuti, quindi è una cosa veramente velocissima. Io comincio a mangiarli. Quale dei due preferite?